La causa del diabete. Il diabete è una malattia legata a livelli elevati di zucchero nel sangue. Quando si smette di rilasciare e rispondere a quantità normali di insulina dopo aver mangiato cibi con carboidrati, zucchero e grassi, si ha il diabete. L'insulina, un ormone che viene scomposto e trasportato alle cellule per essere usato come energia, viene rilasciato dal pancreas per aiutare l'immagazzinamento di zucchero e grassi. Ma le persone con il diabete non rispondono correttamente all'insulina, il che causa alti livelli di zucchero nel sangue e i sintomi del diabete. È importante notare che c'è una differenza tra il diabete di tipo 1 e di tipo 2. Ecco una spiegazione dei due tipi di diabete e cosa causa queste condizioni. Diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 1 è comunemente chiamato diabete giovanile, perché tende a svilupparsi in giovane età, in genere prima che una persona compia 20 anni. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le cellule beta che producono insulina nel pancreas. Il danno alle cellule pancreatiche porta ad una ridotta capacità o completa incapacità di creare insulina. Alcune delle cause comuni che scatenano questa risposta autoimmune possono includere un virus, organismi geneticamente modificati, metalli pesanti o alimenti come il grano, il latte vaccino e la soia. Il motivo per cui alimenti come il grano e il latte vaccino sono stati collegati al diabete è perché contengono le proteine glutine e caseina A1. Queste proteine possono causare la perdita dell'intestino, che a sua volta causa l'infiammazione sistemica in tutto il corpo e nel tempo può portare alla malattia autoimmune. Il diabete di tipo 1 è raramente reversibile, ma con i giusti cambiamenti nella dieta si possono vedere grandi miglioramenti nei livelli di zucchero nel sangue e una persona può spesso ridurre la sua dipendenza dall'insulina e dai farmaci. Diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è la forma più comune di diabete, e a differenza del diabete di tipo 1, di solito si verifica in persone di età superiore ai 40 anni, soprattutto quelle che sono in sovrappeso. Il diabete di tipo 2 è causato dalla resistenza all'insulina, il che significa che l'ormone insulina viene rilasciato, ma una persona non risponde in modo appropriato. Il diabete di tipo 2 è un disordine metabolico causato da un alto livello di zucchero nel sangue. Il corpo può tenere il passo per un periodo di tempo producendo più insulina, ma col tempo i siti dei recettori dell'insulina si esauriscono. Alla fine, il diabete può influire su quasi tutti i sistemi del corpo, influenzando l'energia, la digestione, il peso, il sonno, la vista e altro ancora. Ci sono molte cause alla base del diabete di tipo 2, e la malattia di solito si sviluppa a causa di una combinazione di fattori, tra cui avere una dieta povera, essere in sovrappeso, avere alti livelli di infiammazione, condurre uno stile di vita sedentario, subire un'elevata quantità di stress, avere una storia familiare di diabete, specialmente un genitore o un fratello, avere la pressione alta o una storia di malattie cardiache, avere una condizione ormonale, come ipertiroidismo, sindrome dell'ovaio policistico o sindrome di Cushing, essere esposti a tossine, virus o sostanze chimiche dannose, prendere certi farmaci, come quelli che interrompono la produzione di insulina. Fortunatamente, ci sono modi per invertire il diabete naturalmente. Piano in 3 passi per invertire il diabete. Passo 1. Rimuovere questi alimenti per invertire il diabete in modo naturale. Alcuni alimenti influenzano negativamente i livelli di zucchero nel sangue, causano infiammazione e innescano risposte immunitarie. Per invertire il diabete naturalmente, il primo passo è quello di rimuovere questi alimenti dalla tua dieta. Zucchero raffinato. Lo zucchero raffinato aumenta rapidamente la glicemia, e la soda, il succo di frutta e altre bevande zuccherate sono i peggiori colpevoli. Queste forme di zucchero entrano rapidamente nel flusso sanguigno e possono causare un'estrema elevazione della glicemia. Anche se i dolcificanti naturali come il miele grezzo e lo sciroppo d'acero sono opzioni migliori, possono ancora influenzare i livelli di zucchero nel sangue, quindi usa questi alimenti solo occasionalmente. La tua migliore opzione è passare alla stevia, un dolcificante naturale che non avrà un impatto così forte. Cereali. I cereali, specialmente quelli contenenti glutine come il grano, contengono grandi quantità di carboidrati che vengono scomposti in zucchero entro pochi minuti dal consumo. Il glutine può causare un'infiammazione intestinale, che colpisce ormoni come il cortisolo e la leptina, e può portare a picchi di zucchero nel sangue. Ti consiglio di eliminare tutti i cereali dalla tua dieta per 90 giorni, mentre il tuo corpo si adatta a questo programma di guarigione. Poi puoi provare a riportare i grani antichi germogliati nella tua dieta in piccole quantità. Latte vaccino convenzionale.
Il latte di mucca convenzionale e i prodotti caseari dovrebbero essere eliminati, specialmente per le persone con il diabete di tipo 1. I latticini possono essere un alimento fantastico per bilanciare lo zucchero nel sangue se provengono da capre, pecore o mucche a 2. Ma state lontani da tutte le altre forme di latticini perché la caseina 1 prodotta dalle mucche convenzionali danneggia il corpo e scatena una risposta immunitaria simile al glutine. Quando comprate latticini, acquistate solo prodotti crudi e biologici provenienti da animali allevati al pascolo. Alcol. L'alcol può aumentare pericolosamente lo zucchero nel sangue e portare alla tossicità del fegato. Una ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine ha scoperto che c'è stato un aumento del 43% dell'incidenza del diabete associato ad un forte consumo di alcol, che è definito come 3 o più bevande al giorno. La birra e i liquori dolci sono particolarmente ricchi di carboidrati e dovrebbero essere evitati. Cibi OGM. Il mais, la soia e la colza OGM sono stati collegati a malattie dei reni e del fegato e possono promuovere il diabete. Suggerisco di eliminare tutti i cibi OGM e tutti i cibi confezionati dalla vostra dieta. Optate per prodotti etichettati come biologici o senza OGM. Oli idrogenati. Eliminate dalla vostra dieta gli oli idrogenati e rancidi, compresi l'olio vegetale, l'olio di soia, l'olio di semi di cotone e l'olio di canola. Poiché questi oli sono lavorati, trattati a temperature molto alte e combinati con agenti sbiancanti e coloranti artificiali, il loro consumo è stato collegato a molti problemi di salute, compreso il diabete. Passo 2. Incorporare questi alimenti per curare il diabete. Per invertire o prevenire il diabete di tipo 2, aggiungi i seguenti alimenti nella tua dieta. Alimenti ricchi di fibre. La ricerca mostra che il 90% della popolazione non consuma abbastanza fibre ogni giorno. Gli alimenti ad alto contenuto di fibre aiutano a rallentare l'assorbimento del glucosio, regolano i livelli di zucchero nel sangue e favoriscono la disintossicazione. Mira a mangiare almeno 30 grammi di fibre al giorno, che possono provenire da verdure, come cavoletti di Bruxelles, piselli e carciofi, avocado, bacche, noci e semi, specialmente semi di chia e semi di lino. Cibi ad alto contenuto di cromo. Il cromo è un nutriente coinvolto nel normale metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Gli alimenti ricchi di cromo possono migliorare il fattore di tolleranza al glucosio nel tuo corpo e bilanciare naturalmente i livelli di glucosio nel sangue. Gioca un ruolo nei percorsi dell'insulina, aiutando a portare il glucosio nelle nostre cellule in modo che possa essere utilizzato per l'energia corporea. I broccoli hanno la più alta quantità di cromo, ma si può trovare anche nel formaggio crudo, nei fagiolini, nel lievito di birra e nel manzo nutrito con erba. Cibi ricchi di magnesio. Il magnesio può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue perché gioca un ruolo nel metabolismo del glucosio. La ricerca mostra che il diabete è spesso associato alla carenza di magnesio. Mangiare cibi ricchi di magnesio, come spinaci, bietole, semi di zucca, mandorle, yogurt e fagioli neri, può migliorare i sintomi del diabete di tipo 2. Grassi sani. Gli acidi grassi a catena media che si trovano nell'olio di cocco e di palma rossa possono aiutare a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue, e servono come fonte di carburante preferita per il tuo corpo piuttosto che lo zucchero. Anche l'uso di latte di cocco, ghee e burro nutrito con erba può aiutare a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue, quindi includete questi alimenti nei vostri pasti e frullati. Alcune ricerche suggeriscono che una dieta ad alto contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati, nota come la dieta keto, può essere un nuovo approccio per invertire il diabete in modo naturale, anche se tecnicamente non è necessario andare in chetosi per ottenere i benefici dei grassi sani nel trattamento del diabete. Proteine pulite. Mangiare cibi proteici ha un effetto minimo sui livelli di glucosio nel sangue, e può rallentare l'assorbimento dello zucchero. Alcune delle migliori fonti di proteine pulite includono pesce selvatico, che contiene grassi omega 3 che riducono l'infiammazione, manzo nutrito con erba, pollo biologico, lenticchie, uova. Cibi con un basso carico glicemico. L'indice glicemico di un alimento ti dice il potenziale di aumento del glucosio nel sangue dell'alimento. Gli alimenti che hanno un alto indice glicemico vengono convertiti in zucchero dopo essere stati mangiati più rapidamente degli alimenti a basso indice glicemico. Se stai combattendo il diabete, attieniti a cibi a basso indice glicemico come verdure non amidacee, frutta, nocciolo e bacche, noci, semi, avocado, cocco, carne biologica, uova, pesce selvatico e latticini crudi. Cannella. La cannella ha la capacità di abbassare i livelli di zucchero nel sangue e migliorare la sensibilità all'insulina.
Uno studio condotto presso la Western University of Health Sciences di Pomona, California, ha scoperto che il consumo di cannella è associato a una diminuzione statisticamente significativa dei livelli di glucosio nel plasma, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. Il consumo di cannella ha anche contribuito ad aumentare i livelli di colesterolo HDL. Per approfittare dei molti benefici per la salute della cannella, aggiungete un cucchiaino al cibo, ai frullati o al tè. Potete anche prendere 1 o 2 gocce di olio essenziale di cannella internamente aggiungendolo al cibo o al tè. O combinare 3 gocce di olio di cannella con mezzo cucchiaino di olio di cocco e massaggiarlo sui polsi e sull'addome. Olio di pesce. Prendere un integratore di olio di pesce può aiutare a migliorare i marcatori del diabete riducendo i livelli di trigliceridi e aumentando i livelli di colesterolo HDL. Una ricerca pubblicata nel Journal of Research in Medical Sciences mostra che gli acidi grassi omega-3 che si trovano nell'olio di pesce sono necessari per il corretto funzionamento dell'insulina, prevenendo l'intolleranza all'insulina e riducendo l'infiammazione. Per usare l'olio di pesce come rimedio naturale per il diabete, prendine 1000 mg al giorno. Acido alfa-lipoico. L'acido alfa-lipoico è un antiossidante che aiuta a trasformare il glucosio in carburante per il corpo. Migliora efficacemente la sensibilità all'insulina e riduce i sintomi della neuropatia diabetica, come la debolezza, il dolore e l'intorpidimento causati dai danni ai nervi. Anche se facciamo l'acido alfa-lipoico e può essere trovato in alcune fonti di cibo, come broccoli, spinaci e pomodori, prendendo un integratore ALA aumenterà la quantità che circola nel vostro corpo, che può essere estremamente utile quando si cerca di invertire il diabete naturalmente. Passo 3. Esercizio fisico per bilanciare lo zucchero nel sangue. L'esercizio fisico riduce le malattie croniche e può aiutare a invertire il diabete in modo naturale. Gli studi dimostrano che l'esercizio migliora il controllo del glucosio nel sangue e può prevenire o ritardare il diabete di tipo 2, influenzando anche positivamente la pressione sanguigna, la salute del cuore, i livelli di colesterolo e la qualità della vita. L'esercizio supporta naturalmente il tuo metabolismo bruciando i grassi e costruendo muscoli magri. Per prevenire e invertire il diabete, fai dell'esercizio una parte della tua routine quotidiana. Questo non significa necessariamente che dovete passare del tempo in palestra. Forme semplici di attività fisica, come uscire e camminare per 20 o 30 minuti ogni giorno, possono essere estremamente benefiche, soprattutto dopo i pasti. Praticare yoga o stretching a casa o in uno studio è un'altra grande opzione. L'allenamento della forza con pesi liberi o macchine è anche raccomandato perché aiuta a costruire e mantenere il muscolo, che supporta l'equilibrio dello zucchero nel sangue e il metabolismo degli zuccheri. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.